Ciao Jiu-Jitsus e ben ritrovati, rieccomi qui. È passato praticamente un mese dall'ultima volta che ho girato un video seduta qui a casa mia a parlare con voi e devo dire che un pochino mi è mancato. Se seguite questo canale saprete che ho trascorso infatti le vacanze di fine anno in America e più precisamente in Florida. Se ve li siete persi potete vedere tutti i vlog delle nostre avventure americane cliccando qui, perché ho preparato una bella playlist pronta per voi. Ovviamente il primo video girato nel mio habitat naturale non poteva che essere un video haul. L'America infatti per me è una sorta di paradiso terrestre degli shopaholic, ci sono tantissime cose da acquistare e ne ho portate a casa veramente una montagna. Perciò ho deciso di girare ben 2 video haul. In quello di oggi, come avrete capito dal titolo, vi mostrerò tutti i miei acquisti in campo beauty e fra qualche giorno pubblicherò invece il secondo haul con tutti gli altri acquisti di vario genere. Perciò, senza ulteriori indugi, io direi di cominciare. Se avete guardato la mia serie di vlog dalla Florida, saprete che molto spesso mi sono concessa delle pause shopping. Come se questo non bastasse, prima di partire mi ho preparato una lista di cosette che volevo davvero testare, anche perché guardando un sacco di video di youtuber americane mi capita spesso di essere incuriosita da prodotti che sono praticamente introvabili in Italia. Quindi, munita della mia bella lista, sono entrata da Sephora in più occasioni e ovviamente ho portato a casa il doppio della roba rispetto a quella che avevo elencato. Infatti ho portato a casa ben 2 sacchetti pieni di cosette, quindi partiamo subito. La prima cosa che trovo è il fondotinta della Tarte, l'Amazonian Clay Full Coverage Foundation, Airbrush Foundation. È un fondotinta che già conoscevo e amavo perché l'aveva comprato per me la mia amica Simona proprio in America e quindi avevo davvero voglia di riacquistarlo perché l'avevo finito. Si tratta di un fondotinta in polvere molto coprente ma allo stesso tempo molto leggero. Una volta applicato è come non avere nulla sul viso, ma allo stesso tempo va appunto a coprire le imperfezioni, quindi un fondotinta spettacolare. Come vedete all'interno c'è una retina con la polvere, il prodotto si applica poi con il pennello ed è davvero un ottimo fondotinta. Poi, siccome avevo sotto mano il counter di Tarte in tutta la sua bellezza, ho acquistato anche un altro fondotinta perché ero curiosa di verificare se anche le altre formulazioni erano altrettanto valide e quindi sempre della linea Amazonian Clay Full Coverage ho preso questo fondotinta in crema. Mi piace tantissimo, intanto ha un SPF 15, il che non è male. È sempre molto naturale ma decisamente più coprente e la durata è maggiore, infatti anche sulla confezione dice 12 hours makeup, cioè che dura per 12 ore. Anche in questo caso sono felicissima di averlo acquistato, l'ho utilizzato già durante la vacanza e poi ho continuato a utilizzarlo anche al rientro ovviamente, quindi anche questo mi sento di consigliarvelo se capitate in America o in qualsiasi altro luogo in cui possiate reperire i prodotti della Tarte. Non lasciatevi scappare i fondotinta a base di argilla dell'Amazzonia perché sono spettacolari. E per finire l'ultimo prodotto della Tarte che ho acquistato è un mascara. Si tratta del Lights Camera Splashes, che è la versione waterproof del Lights Camera Lashes, che era il mascara che già possedevo. Non si tratta di uno di quei mascara con effetto ciglia finte, anzi è molto naturale, ma allo stesso tempo le allunga e le volumizza. Mi piace molto, all'inizio mi aveva lasciato un po' perplessa, ma col tempo ho imparato ad amarlo e infatti l'ho acquistato nuovamente. L'applicatore è fatto così, quindi niente di stravagante, ma comunque dà un effetto molto bello alle ciglia. E questo è tutto per la Tarte. Andiamo a ravanare e vediamo cos'altro troviamo. Sempre dalla mia lista un prodotto di Laura Mercier, che come sapete è un brand che amo tantissimo, ed ero curiosa da tempo di provare il Caviar Stick, che è un ombretto in crema fatto a forma di matita. Ho scelto la colorazione Sand Glow, che è una sorta di bronzo metallico molto scrivente, facile da applicare, dura tutta la giornata, dà un effetto veramente molto bello. Ultimamente poi sono ossessionata dal trucco dorato, praticamente è da quest'estate che continuo a ripetere un trucco su quelle nuance, quindi non potevo lasciarmi scappare questo signorino che ovviamente bam, è venuto a casa con me.
Sempre sulla mia lista ancora un altro prodotto che da mesi ero curiosa di testare, perché ne ho sentito parlare benissimo veramente da un sacco di youtuber e di blogger, e si tratta della palette della Hourglass, la Ambient Lighting Edit. E si tratta di una palette, intanto bellissima anche la confezione dorata, e all'interno si trovano uno specchio molto grande e poi ben 6 prodotti, di cui 3 sono illuminanti e 3 sono blush e fard. Hanno dei sottotoni dorati, soprattutto i blush e i fard, molto molto belli, non sono eccessivamente intensi, quindi danno un look abbastanza naturale. Gli illuminanti sono molto luminosi, mi sta piacendo tantissimo, ben 6 prodottini in una sola palette, super carina. Sta passando un camion come sempre, questo è un trattore, direi. Ciao trattore. E quindi sono felicissima di averla trovata. Tra l'altro nel primo Sephora in cui sono entrata era finita, il che mi ha messo subito in uno stato di agitazione, ma poi per fortuna durante il viaggio sono riuscita a trovarla. L'ultimo prodottino dal primo sacchetto di Sephora, nota bene dal primo sacchetto, in realtà invece è stato un acquisto compulsivo, non era assolutamente sulla mia lista, ma mentre ero alla cassa, come accade anche in Italia, da Sephora ci sono questi counter con tutti i prodottini in versione piccola, e ho visto questo di Josie Maran. È un brand del quale avevo già sentito parlare molto bene online e mi sembrava carina l'idea di poter provare 3 prodotti senza dover spendere un'enormità. Ho infatti pagato i 3 prodotti $24 invece di 39, e in generale mi sembra di aver capito che i prodotti di Josie Maran sono abbastanza dalla parte cara dello spettro dei prezzi. All'interno si trova un makeup remover, un cleansing oil, quindi per rimuovere il trucco all'argan, una confezioncina con dell'olio di argan puro, e poi un siero nutriente, idratante con SPF 47, infatti dice proprio rimuovere il trucco, nutrire e proteggere. E questa era la prima borsina. Farei una piccola pausa per riprendere fiato. Passiamo alla seconda borsa. Per prima cosa vi dico che tutto ciò che è contenuto nella seconda borsa non era sulla mia lista, quindi sono tutti acquisti successivi di cosette che ho scoperto o lungo il corso del viaggio, anche continuando a guardare video di YouTube, oppure direttamente nei vari Sephora che ho visitato. 2 prodotti della Fresh. In realtà questi li ho acquistati perché mentre ero a Miami, mi pare, ho visto un video di una delle mie youtuber preferite del momento, che è Stella Lond. Se non la seguite, seguitela, io la trovo spettacolare, divertentissima, mi piace un sacco, e lei consigliava proprio 2 maschere per il viso di questo brand che non avevo mai sentito. Non so perciò neanche dirvi se è reperibile in Italia oppure no, perché non ho ancora fatto nessun tipo di ricerca. Si tratta del Umbrian Clay Mattifying Mask, che è una maschera per purificare, un vuoto di memoria, per purificare e appunto rendere opaca la pelle. È perfetta per chi ha una pelle mista tendente al grasso come la mia. L'ho già usata una volta, mi è piaciuta molto. Mi aspettavo una maschera di quelle in argilla molto aggressive, perché appunto Umbrian Clay, che tra l'altro credo significhi argilla dell'Umbria, fa ridere che io l'abbia comprata in America, in realtà invece è molto delicata, pur avendo lo stesso effetto di una maschera all'argilla classica, ovvero quella di andare a purificare a fondo la pelle e di rimuovere tutte le impurità. Si presenta sotto forma appunto di una specie di argilla liquida, si stende facilmente, poi si asciuga, la si rimuove dopo 5-10 minuti se non sbaglio, e la pelle risulta immediatamente più fresca e più pulita. La seconda maschera invece è la Rose Face Mask, che è infusa con petali di rosa e che è una maschera idratante e tonificante. Si presenta in questo modo.
A vederla lascia un po' perplessi perché sembra una sorta di marmellata alla rosa. La consistenza non è eccessivamente ricca, anche in questo caso è una maschera facile da applicare, si stende in un secondo, la si lascia agire per 5-10 minuti e poi la si risciacqua. Mi sono piaciute entrambe tantissimo, infatti le ho già provate. Al mio rientro la mia pelle, anche a causa del volo lungo, era molto... Queste due maschere le ho provate insieme e mi sono piaciute tantissimo. Quindi grazie a Estée, un acquisto imprevisto, ma un acquisto che mi è piaciuto un sacco. E poi sempre sulla scia dell'entusiasmo per le maschere ne ho acquistate ben 3 della Boscia, credo si chiama così. La Tsubaki Oil Deep Hydration Hydrogel Mask, quindi direi che è una maschera idratante. Poi Charcoal Pore Minimizing Hydrogel Mask, quindi queste per minimizzare i pori ed è di quelle scure. E poi Sake Brightening Hydrogel Mask, questa è illuminante. La Boscia è un brand del quale avevo sentito parlare sempre da Estée, che mi ha sempre incuriosito. In Italia non l'ho mai trovato, quindi ne ho approfittato per provare 3 maschere. E poi ancora un prodotto della Hourglass, questa volta si tratta della cipria. È molto particolare perché sono abituata ad acquistare ciprie opacizzanti, questa invece è molto molto luminosa. Allo stesso tempo è leggerissima, quindi se cercate un look molto put together, messo insieme, perfetto. Forse non è la cipria giusta per voi. A me comunque è piaciuta molto perché a volte unire un fondotinta opacizzante con una cipria opacizzante dà un po' l'effetto della tela del 500. Questo invece dà un tocco di luce, pur appunto fissando il trucco. L'ultimo prodottino invece era sulla mia lista e si tratta dell'eyeliner di Kat Von D. Non so se la conoscete. Kat Von D è una tatuatrice molto famosa, aveva anche un programma Miami Ink, forse. In tutti i casi ha da tempo realizzato una linea di trucchi e lei ha sempre proprio il suo marchio di fabbrica, questo eyeliner perfetto. Quindi ero curiosa di testare il suo eyeliner. Questo è il Tattoo Liner. Mi è piaciuto tantissimo, la punta è sottilissima, è molto 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 scrivente, dura tutto il giorno, è facile da applicare, insomma bravissima Kat, mi è piaciuto da morire il tuo eyeliner e sono felicissima di averlo acquistato. E voilà, questo era il contenuto della seconda borsa di Sephora. Ma ovviamente non abbiamo ancora finito, perché non si può andare solo da Sephora se si viaggia per gli Stati Uniti, bisogna fare un giro anche da Ulta, che è un altro beauty store molto famoso, e dove si trovano alcuni brand che non sono reperibili da Sephora. La prima cosa che voglio mostrarvi è forse il mio acquisto beauty preferito di tutta la vacanza, e si tratta di una palette della Lorac, un brand che non ho mai potuto trovare né in Italia né tantomeno online in Europa. Potrei sbagliarmi, potrei non aver fatto delle ricerche abbastanza approfondite. In ogni caso ne ho sempre sentito parlare moltissimo dalle youtuber americane e quindi ero curiosissima di provare una palette. Ce n'erano diverse a disposizione da Ulta. Io ho scelto questa, che è la Lorac Unzipped Gold, ovviamente tenendo fede alla mia passione per il dorato. All'interno c'è appunto la palette, molto carina, sottile, anche comoda da portare in viaggio, con all'interno ben 2, 4, 6, 8, 10 ombretti che vanno appunto dai più chiari ai più scuri. Nella parte alta ci sono 3 rosa con varie gradazioni di intensità, poi ci sono 4 marroni e poi 3 dorati, dal dorato classico al diciamo copper, rame, fino all'ultimo che è intensissimo, quasi rosso. Sono spettacolari, li ho provati subito, la sera stessa, appena rientrata in camera d'albergo. Sono spettacolari perché hanno una pigmentazione che non ho mai trovato in nessun altro tipo di ombretto, veramente pigmentatissimissimi. Questi poi hanno anche un sottotono metallico che adoro,
Bisogna solo fare attenzione se uno non è abituato ad avere un trucco troppo intenso a dosarli. Detto questo, però, sono luminosissimi, veramente spettacolari, e all'interno della confezione della palette c'è anche un primer occhi che però non ho ancora testato perché ho continuato a usare il mio. Insomma, la palette della Lorac è stato il mio acquisto preferito e ve lo dico adesso, qui lo dico e qui lo confermo. Sempre da Ulta invece, e sempre dalla mia lista, un Heat Protector, un protettore per il calore per i capelli della Tresemme, un brand che in Italia non si trova facilmente, si trova in Inghilterra, ma siccome sapevo che in America sicuramente l'avrei avuto sotto a portata di mano, l'ho acquistato e ho preso il Thermal Creations Heat Tamer Leave-In Spray. Un altro prodottino che amo molto, la Soap & Glory, che in realtà è un brand inglese, in Italia non si trova. Ho scoperto da Ulta online che appunto si potevano trovare i prodotti della Soap & Glory. Ho portato a casa il body scrub, il Crush Body Scrub Smash Brown Sugar, quindi con zucchero grezzo, zucchero di canna, lime, olio di mandorle e grani di macadamia, che sono delle noci se non sbaglio. Siamo quasi alla fine, non so da quanto parlo, io direi di fare un'altra piccola pausa ristoro e passiamo all'ultimo sacchettino, un sacchettino che riporta il nome, non so se lo vedete, grazie. C'è una storia dietro questo sacchettino, cercherò di farla breve perché so che sto parlando già da tantissimo tempo. Durante il mio viaggio di nozze in America, più precisamente a Las Vegas, avevo provato, anche un po' forzatamente, i prodotti di questo brand. Si tratta di prodotti di cura per la pelle, antirughe, molto cari, ma mi erano piaciuti tantissimo, tant'è che avevo acquistato tutta la linea spendendo un mezzo capitale. Questo è successo appunto durante il mio viaggio di nozze, quindi direi 3-4 anni fa, 2012, 4 anni fa quasi. E sono prodotti che non si trovano in Italia, molto cari. Insomma, fatto sta che mentre ero in una di queste grandi mall americane, dei centri commerciali americani, scopro il piccolo counter della Grazie, credo si pronunci, e mi sono avvicinata per acquistare quello che fra tutti i prodotti mi era sembrato il più efficace, ovvero la Lifting Facial Mask, una maschera effetto lifting. È una maschera all'apparenza classica che si stende su tutto il viso oppure solo sui punti più critici, per esempio le rughe d'espressione, le rughe qua, il collo. La si lascia agire per 15 minuti e poi la si risciacqua. Io trovo che funzioni molto bene. Non voglio però spingervi a nessun tipo di acquisto perché, come vi dicevo, è molto cara e soprattutto perché non è un video sponsorizzato, assolutamente. Fa però parte dei miei acquisti americani. E voilà, siamo arrivati alla fine. Questo era il mio ultimo prodotto beauty acquistato in America. Non so da quanto parlo, ho bisogno di un'altra piccola pausa prima di concludere il video. Eccoci qua, siamo alla fine. Io spero davvero che il mio haul vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a vedere quello che ho acquistato durante il viaggio. Vi ricordo che come sempre cercherò di mettere sul blog i link a tutti i prodotti che riesco a trovare in vendita, quindi fate un giro sul blog, il link è come sempre nella info box qui sotto. Per oggi è tutto, sta cambiando anche la luce, mi sembra di essere diventato un piccolo fantasma. È uscito il sole, ciao sole! E per oggi io vi saluto, vi auguro una favolosa giornata e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!